Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per realizzare insieme il secondo di questi orecchini che ho deciso di chiamare Anais. Non mi chiedete il perché, mi è venuto questo nome in mente e ho deciso di chiamarli così, non c'è in realtà nessun fine. Gli orecchini sono in tecnica brick stitch, sono semplici da eseguire, insomma, non è un orecchino molto elaborato. Io ho preparato anche uno schemino con i giri, quindi eventualmente per chi riesce più facilmente a capire gli schemi, metterò giù nell'info box il link del mio blog dove caricherò una foto più dettagliata, non questa che avete visto, insomma, ma vi farò una fotografia di questo schemino per farvi comprendere i giri e il numero di perline che vanno inserite. Allora, il video è in collaborazione con la NBids che mi ha fornito parte dei materiali che vedrete all'interno di questo video. La NBids è un sito cinese che ha tantissimi materiali, quindi insomma se volete andare a sbirciare vi metto tutti i link utili giù nell'info box. E ha riservato per le iscritte al mio canale uno sconto di $5 su un acquisto di 40 dollari, che il codice sconto è GA01, ve lo scrivo qui, quindi quando andrete a fare il carrello, se desiderate acquistare qualcosa, potete usufruire di questo sconto. Ovviamente il tutorial potete seguirlo anche con i materiali che avete a casa e quindi non cambia assolutamente nulla. La cosa che mi è piaciuta di più, il materiale che mi è piaciuto di più per questa collaborazione sono questi anellini. Ora ve li mostro, questi, questo è il codice, questi che praticamente vanno a contornare la perla e creano veramente un effetto molto bello. Io era la prima volta che li prendevo, sicuramente questi proprio li prenderò nuovamente di sicuro. Altro materiale che mi hanno fornito sono le Rocaille 80, quindi a questo punto passiamo ai materiali. Vi servirà un anellino di questi, ovviamente, vi servirà una chiusura, queste le ho presi sempre da loro, me l'hanno inviati loro per una vecchia collaborazione, se trovo il link ve li metto giù nell'info box. Servirà una goccia, un coprigoccia, vabbè qui vedete già inserita la 80, 15, 11,0 e serviranno delle perline da 6 e da 4, perché quella da 6 è la misura adatta per entrare all'interno del nostro elemento che è forato. Adesso ve lo mostro da vicino, è forato, ok, e quindi va praticamente perfettamente in allineamento con la nostra perlina da 6. Quello che ci servirà è filo. Io utilizzo il tulip oro in questo caso perché la minuteria è oro e mi piaceva insomma il gioco di colori che si veniva a creare. L'ago uso sempre quello tulip, penso questo sia 11. Penso di avervi detto tutto, dopo ne realizzerò una versione con il verde e se riesco a fine video ve lo mostro. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, ragazze, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per avere tutte le notifiche e mi raccomando, lasciatemi un like. Questo va a dirvi che per la goccia io qui ho inserito un chiodino, ma ovviamente voi potete anche inserirla con il filo mentre state facendo la tessitura. Io non fate come ho fatto io. La prima cosa da fare quindi è infilare, ok, il nostro elemento. Mi raccomando, tagliate una bella cugliata di filo perché serve parecchio filo per, insomma, il brick stitch si ripassa parecchie volte e mantenete bene una parte del filo qui alla base. Dopodiché andiamo ad inserire la prima 11,0 e riscendiamo semplicemente e spuntiamo dall'altro lato. Ecco, mi sono tirata i pezzi dietro, altra 11,0 e ridiscendo, quindi questo è un passaggio direi super facile. Ok, e tirate e ripassate nuovamente in queste perline, quindi per stringere bene tutto il lavoro io ripasso, dopodiché comincio, tenete qui, poi dopo questo l'andrete a annodare e tagliare, insomma l'importante vedete che
non si muove più, che è ben agganciato. Adesso quindi abbiamo le nostre rocaille 11 all'estremità, dobbiamo cominciare l'inserimento delle nostre 8-0. In questo primo giro andranno 4 8-0 da un lato e 4 dall'altro, è simmetrico, quindi in questo non avrete difficoltà. Quindi vado, inserisco, esco dalla 11-0, vedete, inserisco la mia 8-0 e vado nella scanalatura, nello spazio che c'è tra la perla e il mio elemento di metallo. Mi raccomando, fate piano, non spezzate l'ago. Se avete difficoltà con l'ago questo qui, con quello che non vi passa, prendetene uno più piccino, ma non dovreste avere problemi. Ok, quindi ho inserito la prima e vado allo stesso modo ad inserirne le altre. Quindi vi mostro il passaggio che vado a fare più dettagliato, non so se si è visto. Ok, esco da su, prendo la mia rocaille, la porto, oggi mi scade le cose da mano, la porto alla fine del filo, ok, tengo, passo attraverso ovviamente il mio elemento, quindi questo spazietto qui, tiro e dopodiché entro dal basso verso l'alto. Dovete tenere sempre un pochino in tensione, ok? In questo modo. Tenete sempre, vado ad inserire l'ultima, entro sempre nello spazio, risalgo sempre dal basso verso l'alto, risalgo sempre dal basso verso l'alto e a questo punto entro nella mia rocaille 11, che era quella praticamente posizionata al lato opposto. Rientro, rinforzo questo punto, quindi rientro nella 8-0 e solo nella 8-0, ok? Non entro anche nell'anellino e ridiscendo. Mi raccomando, controllate insomma il lavoro, ridiscendo attraverso la 11-0, passo attraverso l'anellino, scusate, purtroppo l'elemento è piccino e non è facile mostrarvi questi passaggi, ok. Quindi ripasso nell'anellino e dal retro spunto nuovamente nella 11-0 e quindi diciamo che avrò completato il mio mezzo giro. Sistematevi in modo equidistante le 8-0 e adesso andate ad inserire le altre 4 8-0 dall'altro lato. Spero si sia visto, però penso sia abbastanza chiaro. Siamo arrivati alla fine del giro e siamo qui usciti dalla nostra 8-0 e adesso andiamo nella 11 e poi rientriamo nella 8 per fissare questo passaggio. Rientriamo nuovamente anche nella 11 e come abbiamo fatto prima passiamo in mezzo e dal retro, ok, rispuntiamo su. Arrivato a questo punto vado a tagliare anche questo che comincia a darmi fastidio e quindi diciamo che abbiamo completato il nostro primo giro. Mi raccomando, sistematevi le perline, deve venire più o meno in questo modo. Ok, adesso io ridiscendo attraverso qualche perlina per non trovarmi scusate, per non trovarmi proprio qui dove in realtà ci va la perla centrale. Per una questione di comodità mi sposto di qualche perlina e preferisco insomma cominciare da questo lato anziché proprio in corrispondenza. Mi facilita l'inserimento e l'allineamento. Adesso ne dobbiamo andare ad inserire nel nostro secondo giro, dovremo inserire 6 rocaille e 6 rocaille da un lato, 8-0, 6 dall'altro e all'estremità dovremo inserire le nostre perline, ok? Da 4 mm.
Come possiamo quindi, visto che abbiamo 4, ne dovremo andare a mettere 6, dovremo fare ovviamente un inserimento in più attraverso gli archetti che si sono venuti a creare. Io trovo utile sempre contare gli archetti. Come vedete gli archetti sono 1, 2, 3, 4 e 5 per lato, quindi ogni lato ha 5 archetti. Dovremo praticamente andare ad inserire in ogni archetto una rocaille e in quello centrale ne dobbiamo andare invece ad inserire 2. Comunque il risultato finale vi dovrete trovare, quindi fateci caso, vi dovrete trovare con 6 rocaille, 8, 0. Quindi il primo giro si comincia sempre con 2. Vado nell'archetto, non quello subito da dove sono uscita, ma in quello successivo. Poi ovviamente questa si sistemerà a giro finito, quindi vado ad inserirne sempre allo stesso modo. Quindi mi sono inserita nell'archetto sottostante, vado a mettere un'altra 8-0, vado nell'archetto che c'è qui sotto e ho inserito, come vedete, un'altra mia rocaille. Adesso vado nuovamente, mi sposto nell'archetto successivo, in questo modo. Vedete? Questa si sistemerà poi successivamente. Ed adesso vado ad inserire la mia perla. Quindi prendo la mia perla, mi inserisco nell'archetto subito dopo la 11, sempre lo stesso discorso, vado dal basso verso l'alto, in questo modo, dopodiché prendo nuovamente la 8-0 e vado nell'archetto successivo, scusate, ho sbagliato, vado nell'archetto qui sotto, ok? Perché in ogni archetto ci deve andare una 8-0, quindi ho inserito la prima, secondo archetto ne inserisco un'altra, questo centrale ne dobbiamo inserire 2, quindi una e 2. Ok, eravamo a 4. Inseriamo la nostra quinta, mi sposto nell'archetto successivo. Tutte le volte che mi inserisco prendo sempre la rocaille, vado nell'archetto, vedete, successivo, da dietro in avanti, tiro il filo e poi sempre dal basso verso l'alto, ok? Ed ho finito materialmente il mio giro. Adesso devo andare ad inserire l'altra perla da 4, quindi perla sul lago, vado qui nell'archetto, subito dopo la 11-0, entro dal basso verso l'alto, sistemo sempre, perché deve venire allineato il lavoro, quindi insomma sistemate. Adesso devo andare a inserire le altre due 8-0 che mancavano all'inizio del giro. Mi guardo le 8-0 perché non voglio beccarne altre difettose, quindi la prima vado ovviamente nell'archetto proprio sotto la perla, sempre alla stessa maniera. Ultima, prendo la mia ultima 8-0, vado nell'archetto successivo, sempre da sotto, da dietro in avanti, poi da sotto rispunto nella 8-0. Spero che si veda il video, perché poi ci resto male quando vengono male. Adesso ovviamente io devo andare qui, nella prima che ho inserito, ok? E vedete che il giro è finito. Rientro ovviamente nella 8 precedente e rivado anche giù. Per fissare meglio passo nell'archetto quando chiudete il giro e poi, come abbiamo fatto prima, da dietro spuntiamo in avanti. Come vedete il nostro elemento è stabile, già così è carinissimo, io ci farei tanti elementi uniti e ci farei un bel bracciale. Ok, adesso passiamo al giro successivo. Questo giro avrà generato 14 archetti. Adesso nel giro successivo noi dovremo andare semplicemente ad inserire 26 rocaille 11-0. Ciò vuol dire che ne dovremo inserire 13 per lato. Come facciamo a inserire 13 rocaille per lato? Vorrà dire che su ogni archetto ne dovremo inserire 2 e su una soltanto, perché abbiamo detto che gli archetti sono 14 diviso 2, quindi per ogni lato ci sono 7 archetti. Quindi su 6 archetti inseriremo 2 rocaille e quindi faranno 12 e su una soltanto, quindi saranno 13 e 13. Quindi proseguiamo, quindi contatevi le rocaille. Partiamo quindi da qui, da dove siamo appena uscite ed andiamo ad inserire, lo sapete, la prima volta sempre 2 rocaille ed entriamo, saltiamo il primo archetto ed entriamo in quello successivo. Come sempre, qui ragazze non cambia veramente niente, dobbiamo andare ad inserire 2 rocaille in ognuno di questi archetti, quindi veramente dovete inserire 2 rocaille in ognuno di questi archetti
compreso questo che è sulla perlina, dove c'è la perla da 4, e al centro soltanto dovrete inserirne uno. Quindi in quello centrale, vedete 3 e 3, in questo centrale ne inserirete una, poi dovrete inserire in ogni archetto 2 rocaille. Dato il giro, io ovviamente ero partita proprio dalla rocaille dove quella centrale, quindi dove era una praticamente, quindi cosa faccio? Rientro dal basso verso l'alto e chiudo il giro. Sempre vado nella rocaille a fianco, quella precedente, ok? In questo modo. Dopodiché, per fissare meglio, rientro nuovamente, passo nell'archetto e vado dietro. Aspettate che sposto, passo, ok, nell'archetto e spunto da dietro e poi da dietro risalgo in modo tale da allineare tutto quanto. Come vedete, il nostro, tra virgolette, elemento centrale è finito. Adesso basterà fare un inserimento qui di 4 rocaille e andare a fare questo inserimento. Io ovviamente l'ho fatto da un lato questo decoro, ma voi potrete farlo anche dall'altro lato alla stessa maniera. Adesso portiamoci attraverso le rocaille, quindi facendo, non vi mostro tutti i passaggi altrimenti il video diventa infinito, passando attraverso solo le rocaille ci portiamo ad uscire da qui e creiamo l'archetto con le 15 0. Vado semplicemente ad inserire 4 rocaille perché poi il perno lo metterò con l'anellino e quindi non avrò difficoltà. Quindi metto le mie 4 rocaille, vado nella 11 dall'altro lato, vado nuovamente di fianco e ripasso in queste perline. Dovete portare a uscire, contate il centro, 1, 2, 3 da questa rocaille, quindi dovete contare 4 rocaille, ok? Allora, esco quindi da questa rocaille ed inserisco una 15 e una 80. In questo punto dovremo inserire una 80, una 80, una 80, una 80 e una 80 e poi la 15. Quindi partiamo con la 15 e la 80 ed andiamo nell'archetto successivo e rientro solo nella 80. Scusate per comodità, giro il lavoro, rientro solo nella 80. Quindi questa è la prima. Vado ad inserire la seconda, sempre alla stessa maniera, non stacco la camera ma non cambia. La terza al centro, la quarta, e la quinta e vado ad inserire la quinta rocaille e vado nell'archetto. Dopodiché vado a inserire la 15 0. La 15 0 vado ad inserirmi direttamente, vedete, non si vede niente, ok, nella quarta rocaille, in questo modo, direttamente nella rocaille, ok? Poi attraverso la 11 e la 8 in questo modo e risalgo. Sistemate tutte quante le perline e diciamo che adesso dobbiamo andare avanti e dobbiamo fare la stessa cosa inserendo questa volta le rocaille 280 per lato, quindi parto sempre con la 15, inserisco una 8 e faccio sempre la stessa cosa, ok? Quindi vado, per comodità giro sempre il lavoro e come ho fatto in questo giro faccio la stessa maniera, andrò a inserire un'altra rocaille qui, 2 rocaille da questo lato e la 15. Dobbiamo inserire semplicemente una rocaille in meno. Quindi nell'archetto al centro ne metto 2, ok? E questo è l'unico cambiamento, quindi fate poi le ultime 2. Quindi una volta che abbiamo inserito le 480, i 2 laterali, ci portiamo a uscire dalla seconda 80 ed andiamo ad inserire 280. In questo caso io rientro direttamente, vedete, nella 80 che c'è di fianco, risalgo e ripasso. Questo vedete che mi trovo in questa posizione e vado ad inserire una 15 e vado qui nell'archetto sottostante, ok?
facciamo in realtà come una piccola variazione, ma in realtà è un modo semplice per rinforzare. Ripasso, vedete, al centro, ritorno su, vedete, in questo modo, metto un'altra 15-0 e vado giù nell'archetto. Faccio questa operazione, ok, per rinforzare questa parte centrale. Adesso rientro nuovamente nella mia 8-0, ho girato il lavoro nel frattempo, entro in questa che è di fianco, la 8-0 di fianco, e vado ad inserire 2-15-0, 2-15-0 e riscendo. Vedete? Passo attraverso l'asola sottostante, giro il lavoro, vado da dietro e risalgo nella 11. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Dopodiché alla fine infilo le 4 rocaille 15, scusate, come abbiamo fatto dall'altro lato, e creo la nostra asolina, semplicemente ripassando. In questo modo il nostro modulino è praticamente finito. Come vedete qui ho inserito, scusate i rumori, ho inserito delle rocaille, quindi ridiscendo attraverso le perline e mi porterò a uscire da questa 8-0 qui. E andrò, quindi vedete, sono uscita da questa rocaille ed andrò semplicemente ad inserire delle rocaille 15 che sono semplicemente di decoro, quindi sfrutterò questo archetto per fare un semplice decoro, niente di particolare, ok, e farò la stessa cosa dall'altro lato. Una volta che abbiamo inserito i decori da un lato, questi qui al brick stitch, li andiamo a fare anche dall'altro lato e l'orecchino è finito. Ora lo vado a montare. Passare dall'altro lato, ovviamente procedete sempre a zig zag attraverso le perline. Ecco anche il decoro dall'altro lato. Volendo, l'orecchino può essere posizionato anche all'inverso, ovviamente io li farò uguali. La goccia con un nodino da orefice e con un semplice anellino andrò a fissare il perno. Il tutorial è finito, spero sia stato di vostro gradimento. Io devo andare a sistemare perché mi sono resa conto che qui ho fatto un inserimento di più rocaille di 15-0, però ovviamente voi seguite questo che ho realizzato qui con voi e fatelo così. Evidentemente ieri non mi ero segnata bene tutti quanti i passaggi. Va bene, ora vado a fare anche una versione in verde, casomai ve la mostro. Spero veramente che il tutorial vi sia piaciuto e vi abbraccio tutte quante. Ciao!